La vescova Kirsten Fers, presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania, EKD, la più popolosa unione di chiese protestanti tedesche, per un totale di oltre 19 milioni di fedeli, ha dovuto fare mea culpa di fronte agli sconvolgenti primi risultati dell'ampio studio sugli abusi nelle chiese e nelle sue organizzazioni. Studio fortemente voluto dalla stessa EKD, che lo ha finanziato 3 anni fa con 3,6 milioni di euro di investimento, all'indomani dell'emergere di varie testimonianze di abusi raccolte nel tempo. Lo studio fa parte di un pacchetto completo di misure per la protezione degli abusi e molestie sessuali che il Sinodo dell'EKD ha deciso di adottare a novembre 2018. Da allora la Chiesa Evangelica ha istituito un consiglio consultivo per la protezione contro la violenza. Ci sono commissioni indipendenti nelle chiese regionali che riconoscono l'ingiustizia che si è verificata. I dati sono effettivamente sconvolgenti. Il team di ricerca indipendente ha identificato almeno 2.200 vittime accertate, che sommate ai casi in fase di accertamento potrebbero portare a oltre 9.000 i minori vittima di abusi nella Chiesa Evangelica dal 1946 a oggi, con un numero di presunti abusatori che supererebbe le 3.000 unità. Un terzo fra loro sarebbero pastori e vescovi, gli altri operatori che lavoravano per organizzazioni legate alla Chiesa, diaconia in particolare. Secondo i ricercatori, lo studio mostra solo la punta dell'iceberg. Sono stati valutati circa 4.300 dossier disciplinari, 780 dossier personali e circa 1.320 altri documenti. I risultati pubblicati mostrano che il 64,7% delle vittime erano uomini e circa il 35,3% donne. Gli imputati, inoltre, sono quasi esclusivamente uomini, 99,6%. Secondo lo studio, circa 3/4 di loro erano sposati al momento del primo reato. La gravità del crimine è molto varia. La maggior parte dei crimini sono le cosiddette azioni pratiche, il che significa che c'è stato un contatto fisico con le vittime, dall'assistenza con contatto fisico pressante non necessaria durante le lezioni di sport alla penetrazione. L'obiettivo è un'analisi complessiva delle strutture protestanti e delle condizioni sistemiche che promuovono la violenza sessuale e rendono difficile affrontarla. Un sacerdote e una ragazza, poco più che maggiorenne, e atti di natura sessuale che hanno visto il prete condannato ieri a una pena di 3 anni di reclusione, oltre all'interdizione per 5 anni dagli uffici pubblici. Secondo quanto accertato dal Tribunale di Rovigo, il prete, dopo aver fatto sedere sulle proprie gambe la giovane, le avrebbe infilato le mani dentro i pantaloncini, toccandola nelle parti intime, e poi le avrebbe baciato il collo e, dopo averle slacciato il reggiseno, l'avrebbe palpeggiata. Un atto sessuale inaspettato per la ragazza affetta dalla fragilità psicologica che ha configurato il reato di violenza sessuale, pur nella sua ipotesi lieve e senza riconoscimento dell'aggravante, che invece l'accusa aveva contestato, ovvero di abuso dei poteri inerenti alla qualità di ministro di culto. Un episodio che risale al 3 luglio del 2022 e che un mese dopo la giovane ha denunciato ai carabinieri. I fatti si sono svolti a casa del sacerdote, dove ha ricoperto l'incarico di collaboratore pastorale. Da parte sua, il religioso africano ha spiegato di aver ingenuamente toccato la pancia della ragazza, ma di non aver compiuto atti di natura sessuale come quelli descritti dalla giovane. L'altissima partecipazione alla manifestazione del 13 gennaio scorso, Verità e Giustizia per Emanuela, è stata la prima forte risposta a chi vuole silenziare, far dimenticare, impedire oltre 40 anni dopo che sul rapimento di Emanuela Orlandi cali una definitiva e totale omertà sull'ampio sistema di ricatti di cui è stato il tassello di un puzzle, come Pietro Orlandi ha scritto su Facebook in risposta ad un commento sotto il post in cui ha pubblicato una delle interviste rilasciate nei giorni precedenti alla manifestazione. Omertà che continua a far rima con depistaggi, verità di comodo, confusione, strumentalizzando e falsificando fatti, atti e parole. Un gioco sporco, come lo ha definito il curatore di Notte Criminale Alessandro Ambrosini, che nel dicembre 2022 pubblicò l'audio Vatican Shock,
dopo quanto fu scatenato contro Pietro Orlandi nelle ore successive ad una dichiarazione nella trasmissione televisiva di martedì. Diddy è furbo, preferisce cercare una verità di comodo, provando a scaricare la colpa sulla famiglia. Si legge nel titolo dell'intervista a Pietro Orlandi, pubblicata da Bob Mac l'11 gennaio scorso. Intervista in cui il fratello di Emanuele Orlandi ha criticato la mancanza di limiti di tempo e le sue conseguenze, come ha pubblicamente dichiarato Diddy. Il promotore di giustizia Vaticano l'anno scorso ha cercato di opporsi all'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta e per almeno 2 volte ha ferocemente attaccato Pietro Orlandi e la sua famiglia e l'avvocato Laura Sgro, affermando che Pietro Orlandi e l'avvocato Sgro si sarebbero rifiutati di collaborare non fornendo nomi ed elementi utili, cosa nettamente falsa. Ha ribadito con forza varie volte Pietro Orlandi. In quegli stessi giorni, dopo che per mesi era stata scatenata una campagna di attacchi, tentativi di legittimazione e insulti contro Pietro Orlandi, contro di lui ci sono stati 2 episodi a dir poco inquietanti. Nel silenzio e senza nessun turbamento da parte di chi ha strumentalizzato e falsificato sue dichiarazioni, di chi si è prestato solo a difendere la cupola vaticana e a portare acqua a depistatori e silenziatori in servizio permanente. Nessun rispetto per la famiglia e la ricerca della verità da parte di tanti cicisbei e totale allineamento ad ogni ambiente vaticano. Lo scorso anno, dopo essere stato convocato dal promotore Diddy in seguito all'inchiesta su Emanuela, lo stesso Diddy tramite mezzo stampa disse che ci rifiutavamo di fare nomi. Falso. Questa di seguito è la lista di nomi inserita nel memoriale che consegnai a Diddy. Persone che sarebbe importante fossero convocate e ascoltate, perché alcuni sono a conoscenza di fatti, altri potrebbero confermare fatti. Queste persone non furono mai ascoltate nella prima e seconda inchiesta, anche perché il Vaticano nella prima inchiesta respinse le rogatorie internazionali presentate dai magistrati italiani. Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi, Sua Eminenza il Cardinale Julian Herranz. Questi 2 cardinali, insieme al Cardinale Joseph Tomko, deceduto nel 2022, 3 cardinali hanno fatto parte della commissione creata da Papa Ratzinger per indagare sulla fuga di documenti riservati e su altre vicende delicate della Chiesa. I cardinali hanno consegnato al pontefice la loro relazione all'epoca di Vatilix a Papa Benedetto XVI. Secondo quanto riferisce la stampa al momento delle dimissioni, il Papa ha deciso che gli atti dell'indagine di cui solo lui ha conoscenza siano a disposizione del futuro pontefice, da ascoltare come persona informata sui fatti. Il dottor Domenico Gianni, ex comandante della Gendarmeria Vaticana, persona informata sui fatti. Il cavaliere Costanzo Alessandrini, ex vicecomandante della Gendarmeria Vaticana, persona informata sui fatti. Dottor Giancarlo Capaldo, magistrato in pensione della Procura di Roma, che potrà riferire sulla presunta trattativa. Dottor Giuseppe Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma e attuale presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, che potrà riferire sulla presunta trattativa. Monsignor Gianfranco Piovano avrebbe riferito di sapere che Emanuele Orlandi era stata sepolta presso il cimitero teutonico. Padre Leonardo Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia, che era presente quando Papa Francesco mi disse che Emanuela era in cielo. Il comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti, attuale comandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana e negli anni 2015-2016 vice commissario del centro di sicurezza del Corpo della Gendarmeria, sequestrò ai tempi dell'inchiesta Vatilix i telefoni riservati alla Santa Sede, telefoni bianchi sui quali avvenne lo scambio di messaggi WhatsApp in riferimento a materiale rinvenuto sulla scomparsa Emanuela. Francesca Immacolata Ciacqui, persona informata sui fatti. Monsignor Angel Valeio Balda, persona informata sui fatti. Ministro Franceschini, persona informata sui fatti riguardante autorizzazione ai lavori nei sotterranei della Basilica di Santa Maria Maggiore nel 2014. Post su Facebook del 13 gennaio alle ore 23:57 di Pietro Orlandi.
Il 23enne che ha denunciato il cappellano militare di Francofonte per violenza sessuale verrà sentito in aula. Un'udienza a porte chiuse che sarà interamente videoregistrata, perché a essere sentito con la formula dell'incidente probatorio sarà il 23enne di Francofonte che ha denunciato l'ex cappellano militare 67enne Salvatore Cunzolo per le violenze sessuali subite da quando aveva 9 anni e fino al compimento della maggiore età. Una decisione sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero Stefano Priolo, che è arrivata dal GIP Andrea Migneco durante l'udienza preliminare che, dopo il rinvio per un vizio di notifica di 2 settimane fa, si è tenuta lo scorso 30 gennaio. Anche in questo caso in aula era presente il prete, adesso in pensione, che per un periodo avrebbe continuato a celebrare la messa dall'altare maggiore della Chiesa Madre di Francofonte, pur senza alcun incarico. Era stato poi il vescovo di Piana delle Albanesi a sospenderlo allo stato clericale. La prima volta che Don Salvatore Cunzolo ha abusato di me avevo solo 9 anni ed è successo a casa sua, aveva raccontato la giovane vittima. Dopo la morte del padre e il trasferimento della madre fuori dalla Sicilia, il ragazzo è cresciuto con la nonna, anziana e malata, e fin da piccolo si sarebbe legato alla figura di Cunzolo. L'ex sacerdote, che è stato rinviato a giudizio dalla procura di Siracusa proprio dopo la querela alla squadra mobile da parte del 23enne, ad accompagnarlo a fare la denuncia era stato il vescovo Francesco Lomanto, che contemporaneamente aveva anche già avviato il processo canonico e informato il dicastero della dottrina della fede di Roma. La prossima udienza, con l'incidente probatorio della vittima assistita dall'avvocato Eleanna Parasiliti Molica, la stessa che al fianco del giovane archeologo che ha denunciato gli abusi subiti da Don Giuseppe Rugolo Enna, è già stata fissata per martedì 12 marzo. I casi di abusi sessuali da parte del clero che coinvolgono adulti vulnerabili che hanno un uso imperfetto della ragione continueranno a essere di competenza del Dicastero per la dottrina della fede, come avviene dal 2010. La categoria degli adulti vulnerabili, tuttavia, comprende fattispecie più ampie, elencate nel motu proprio Vos Estis Lux Mundi, entrato in vigore il 1 giugno 2019, che ha introdotto nell'ordinamento canonico un concetto più ampio di adulto vulnerabile, ossia ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa. I casi relativi a vittime di abusi sessuali che rientrano in questa fattispecie più ampia saranno d'ora in poi affidati ai dicasteri competenti. Lo afferma un chiarimento sugli adulti vulnerabili pubblicato il 30 gennaio dal Dicastero per la dottrina della fede. Un cambio di rotta deciso che avrebbe un impatto immediato, ad esempio, sui casi delle ex religiose vittime di abusi sessuali dell'ex gesuita Don Marco Rupnik. Papa Francesco aveva voluto che questi casi fossero trattati proprio dal Dicastero per la dottrina della fede, per ragioni di coerenza rispetto al processo precedente, già celebrato dallo stesso Dicastero per assoluzione del complice, per non dividere le strade procedurali e confondere tutto, aveva detto, raccontando il perché della sua scelta, in un'intervista alla giornalista della Associated Press Nicole Winfield nel gennaio 2023. I casi erano stati poi archiviati perché i fatti erano prescritti. Lo scorso ottobre, però, Francesco ha stabilito per quei casi una deroga alla prescrizione, rendendo possibile lo svolgimento di un processo canonico. Ora, il chiarimento del Dicastero per la dottrina della fede appena pubblicato potrebbe comportare il trasferimento proprio del dossier Rupnik al Dicastero per la vita consacrata, come da più parti si vocifera. Era lei a prendere l'iniziativa. Così Don Paolo Gletzner ha pensato bene di giustificare la presenza nella sua auto di una bambina di 11 anni, lui con i pantaloni abbassati, lei con la magliettina alzata. E ancora, è stata una mia stupidata. Mi ha fatto lo sgambetto il demonio, uno sgambetto un po' pesante. Ho commesso un errore, questo lo ammetto, ci penserà il nostro Signore, Lui è in grado. Parole fatue e agghiaccianti quelle del sacerdote, che non lo hanno però messo al riparo, essendo stato colto in flagrante, dall'arresto con l'accusa di violenza sessuale.
con la stessa bambina, stando a quanto il prete settantenne all'epoca ha dichiarato alla stampa locale, era già capitato altre poche volte. Queste sono le sue parole. Infine l'ultima coltellata. È stato uno scambio d'affetto, è stato esagerato, a volte le cose vanno in una certa maniera. Avete letto bene, avete sentito bene. Con una bimba di 11 anni per un sacerdote a volte le cose vanno in questa maniera. Ed effettivamente e tragicamente è vero, come dicono anche i dati numerici che arrivano dalle inchieste in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti e così via. Ma non è tanto di questo che vogliamo parlare citando il caso di Don Glenzner, che si è consumato a Calenzano alle porte di Firenze nel 2018 e si è concluso nel 2021 con la sua condanna definitiva a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. Aperta parentesi, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per aver violentato, lui settantenne, una bimba di 11 anni. Chiusa parentesi. L'allusione al diavolo che fece il sacerdote pedofilo non è affatto casuale, tantomeno estemporanea. Dietro quelle parole c'è l'idea falsa, violenta e perversa, abbastanza diffusa tra gli uomini di chiesa, che sia la vittima a istigare, a indurre in tentazione l'adulto. E c'è l'idea che il diavolo esista. Molti preti lo considerano una forza oscura, altri una persona, per altri ancora è la rappresentazione del male. Comunque è ritenuto anche dai vertici delle gerarchie la causa di tutti i mali che stanno attraversando la Chiesa, compresa la pedofilia. L'esistenza del demonio con le sue colpe è un tema caro anche a Papa Francesco. In pochi nel mondo laico hanno presente la frequenza pressoché quotidiana con cui lo hanno nominato e accusato di qualcosa sin dai primi giorni del pontificato. Ed è sorprendente l'impegno che ci mette la sua Chiesa in Italia per scovare il diavolo al fine di scacciarlo. Nessun paese al mondo conta più esorcisti del nostro, oltre 220. Ancora oggi quella che la Chiesa definisce lotta del bene contro il male opera anche attraverso l'aspersorio dell'esorcista, il che spiega in parte come mai quella contro la pedofilia sia tuttora una battaglia persa e combattuta solo a parole. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.